Sopravvivere. Lo stress psicologico alza il livello di guardia. Adrenalina e cortisolo prendono il sopravvento. La nostra parte più primitiva, l'amigdala, entra in azione dicendoci che abbiamo solo due possibilità per uscirne vivi: combatti o fuggi. Non è una scelta ponderata, in realtà non è una scelta, è puro istinto, l'istinto di sopravvivere a ogni costo. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Oggi vi parlo di un crimine che è maturato all'interno di una famiglia estremamente disfunzionale. Ma prima vi do qualche momento per iscrivervi. 2, 3, 4, 5. Fatto? Ok. È un delitto annunciato che ha fatto discutere a lungo anche in seguito a ciò che è successo durante i processi, che sono stati ben 3. Spesso quando parliamo di crime fatichiamo a renderci conto che le persone coinvolte sono vere, che i luoghi citati sono qui vicino a noi. Ma quando casi del genere avvengono in posti che ben conosciamo, rimaniamo scioccati e all'improvviso ci accorgiamo che tutto può avvenire a soli 2 passi dalla nostra casa. Questo in particolare si è svolto a Collegno, la mia città. Da molti anni non abito più lì, ma la conosco come le mie tasche. È il luogo dove sono nata e cresciuta, dove sono andata a scuola, dove ho fatto le mie prime esperienze di amicizia e sono uscita con i primi ragazzi. Un posto dove non torno volentieri perché mi ricorda anche momenti molto difficili, ma che ricordo con affetto quando penso alle sere d'estate in Piazza della Repubblica, alla profumeria in via Donizetti dove andavo per comprare qualche oggetto di bigiotteria per i regali di Natale. Sento ancora nel naso il profumo di gocce di Napoleon. Nel 2020 a Collegno viveva una famiglia composta da madre, padre e 2 figli. Uno di loro si chiama Alex. Alex è nato il 24 settembre 2001 e ha trascorso parte della sua vita a Torino e poi a Piossasco, prima di arrivare proprio a Collegno, città famosa per il manicomio, che adesso è uno splendido parco aperto al pubblico, con le strutture interne utilizzate dall'ASL. Città famosa anche per il villaggio Leumann, che già di per sé ha una storia che sa di favola. Vi do qualche informazione perché alcune cose mi piace poterle condividere, anche se non hanno direttamente a che fare con quello di cui stiamo parlando oggi. Il villaggio è stato pensato e creato da Napoleone Leumann in seguito alla decisione di aprire proprio in questa zona un cotonificio. Tra l'altro proprio in quel cotonificio ci lavorava la mia nonna paterna, mentre nel manicomio ci lavorava mio padre. Il complesso è stato realizzato tra il 1875 e il 1912 con un'architettura molto particolare che ricorda le costruzioni svizzere o tedesche. Oltre all'azienda tessile, sui suoi 1000 metri quadri erano state edificate le residenze per gli operai. Si tratta di 60 villette divise in 120 alloggi con un piccolo giardino condiviso. Ogni abitazione aveva il suo servizio igienico, cosa non scontata per l'epoca. Sullo stesso terreno sorgevano la chiesa di Santa Elisabetta, progettata da Pietro Fenoglio, la scuola, la palestra, i bagni pubblici, uno spaccio alimentare, la mensa e un ambulatorio medico. Poco distante la stazione del tram, sempre costruita con lo stesso stile. Un progetto visionario per l'epoca. Napoleone e il figlio Isaac credevano che gli operai dovessero essere trattati bene, che fosse necessario mantenerli in salute, dare loro tutto ciò di cui potevano avere bisogno e occuparsi in special modo dell'istruzione, sia quella degli operai che quella dei figli. La scuola all'interno del complesso era l'unica in quella zona per cui anche i figli di chi non lavorava nel cotonificio potevano accedervi.
I metodi di insegnamento erano all'avanguardia, il materiale scolastico era gratuito e spesso, per spronare a fare sempre meglio, venivano organizzate delle premiazioni che mettevano in palio regali o addirittura denaro. Purtroppo negli anni 70 la forte crisi del mercato tessile ha portato l'azienda alla chiusura, però è un bello scorcio su un passato diverso da quello che siamo soliti ricordare. Collegno è molto cambiata nel corso degli anni ed è diventata sempre più grande, ma conserva ancora l'aspetto tipico di un grande paese. Con il suo lungo viale alberato, non troppo caotica, i suoi quartieri relativamente tranquilli. Alex vive in via De Amicis, al sesto piano di un palazzo. È un bravo studente, ma nasconde un dolore che si porta dentro da quando è solo un bambino. La sua famiglia, all'apparenza normale, vive in un continuo stato di terrore. Quando Alex era piccino, giocava insieme a suo fratello poco distante da casa e ogni volta la colonna sonora dei suoi pomeriggi erano le urla di suo padre e il pianto di sua madre, che provenivano dal loro appartamento. Alex a volte è costretto a coprirsi i lividi con il fondotinta di sua madre. Si vergogna di mostrarli e non vuole che nessuno sappia. Alex è abituato a essere picchiato, a sentire urla, a subire i silenzi pesanti che a volte sono peggio delle parole urlate in faccia. Il momento migliore per lui è quando è a scuola, tra i compagni, con gli insegnanti, immerso nelle lezioni, riesce a dimenticare per un po' quello che succede a casa sua. Probabilmente appena suona la campanella il suo umore si rabbuia. Mentre i ragazzi attorno a lui sono felici di uscire dall'aula, finalmente liberi di potersi godere il resto della giornata, Alex sente il peso calargli sulle spalle. Per i suoi compagni ci sarà il pranzo, magari un riposino, un po' di compiti e probabilmente un'uscita con gli amici. Per Alex, invece, la giornata sta per volgere al peggio, come ogni giorno da quando ne ha memoria. Il problema in casa di Alex è suo padre. Per chi non ha mai vissuto in una famiglia dove la violenza è all'ordine del giorno, è difficile immaginare lo stato d'animo di un ragazzo come lui. Il senso di impotenza, di angoscia, di tristezza, di terribile pesantezza fa parte della sua vita quotidiana. Alex entra nell'appartamento dove vive con la sua famiglia quasi come se si buttasse in uno stagno dalle acque torbide. Lì dentro è come se mancasse l'aria, come se la luce non potesse arrivare. Uno stress continuo e fortissimo che crea dentro di lui uno stato di fortissima ansia. Alex e suo fratello Loris cercano come possono di sopravvivere e di non lasciarsi influenzare, ma è difficile. La madre di Alex e Loris si chiama Maria, lavora come cassiera alla Coop di Collegno. Per me è difficile immaginare che tutto questo sia successo negli stessi posti che io per tanto tempo ho frequentato. La Coop di Collegno è vicina al municipio. Su quella piazza io e la mia migliore amica, quando eravamo solo due ragazzine, mangiavamo le brioche appena sfornate comprate nella panetteria lì vicino e ogni tanto fumavamo sigarette al mentolo. Ho ricordi bellissimi che condivido con questa amica che non ha mai smesso di essere tale. Ancora oggi riusciamo a ridere in modo incontrollabile ogni volta che ci vediamo, anche se questo avviene magari a distanza di un anno. Per questo è così strano pensare che in quegli stessi posti si sia consumata una tale tragedia. Maria non è libera di fare nulla, niente amici, nessun caffè al bar per 4 chiacchiere, è come se fosse imprigionata. La sua è una condanna a vita che si è ritrovata addosso solo per aver scelto l'uomo sbagliato. Il marito la accompagna ogni giorno a lavorare, non le permette di avere alcun contatto con persone esterne. La sua gelosia è morbosa. Nonostante Maria sia sempre in casa oppure al lavoro, lui l'accusa comunque di avere relazioni a destra e a manca. Le urla in casa di Alex fanno accapponare la pelle. I litigi non sono normali scambi di opinioni su questioni su cui non ci si trova d'accordo, ma continue aggressioni verbali violentissime che scandiscono ogni giorno della loro vita. Il papà di Alex, Giuseppe, di solito chiude la porta a chiave e pretende che nessuno si azzardi a mettere un piede fuori casa se non è lui a volerlo. Maria non ha un'auto e non ha neanche la patente, perché è terrorizzata alla sola idea di guidare.
Forse proprio perché in tanti anni suo marito le ha fatto credere che fosse estremamente difficile e pericoloso. Chissà cosa potrebbe mai fare quella donna se fosse persino automunita. Chissà quali libertà si prenderebbe. L'ha talmente plagiata che Maria non si sente in grado di mettersi al volante. Questo implica che sia costantemente costretta a farsi accompagnare da lui in ogni luogo. Per andare al lavoro in realtà non avrebbe nemmeno bisogno dell'auto perché la distanza è molto contenuta, ma lui non vuole assolutamente che sua moglie vada in giro da sola. Chissà chi mai potrebbe incontrare, chissà con quanti uomini potrebbe tradirlo. Maria a un certo punto registra un audio in cui dice che se mai capiterà qualcosa a lei o ai suoi figli, dovranno concentrarsi su suo marito per trovare il colpevole. Ma come mai nessuno interviene per mettere fine a una situazione che diventa sempre più ingestibile? Perché Maria non si rivolge alle forze dell'ordine? La famiglia di Giuseppe sembra non accorgersi di nulla, neppure il fratello di Giuseppe, lo zio di Alex e Loris, sembra capire che c'è bisogno di aiuto. All'esterno e all'apparenza tutto è normale. Giuseppe, per scatenare la sua ira, aspetta sempre di essere al sicuro all'interno delle mura domestiche, lontano dagli sguardi indiscreti e giudicanti di chi non capirebbe mai le sue reazioni. Evidentemente sa che sta facendo qualcosa di inaccettabile, ma questa consapevolezza non lo ferma. La rabbia che si scatena contro i suoi figli e sua moglie è qualcosa che non si riesce a immaginare, che colpisce duramente chi ascolta gli audio registrati proprio da Alex e Loris. Per 2 anni i ragazzi registrano le aggressioni verbali di quel padre in preda all'ira. Tutto quello che succede a casa Alex se lo porta dentro senza rivelarlo quasi a nessuno. Lui non vuole essere guardato con pietà, come qualcuno che ha dei problemi. Vorrebbe solo una normale famiglia che purtroppo non ha. Non ne parla neanche coi professori perché teme che questo possa influenzarli e spingerli ad avere un occhio di riguardo. Lui non vuole scorciatoie, non vuole essere visto come una causa persa che bisogna aiutare perché vive già una situazione molto sfortunata. Alex vuole dimostrare di essere una persona con delle qualità innegabili. Per una persona come Giuseppe i figli sono ottimi per sfogarsi finché sono piccoli, ma quando iniziano a crescere, iniziano ad avere opinioni, a contrastarlo, a cercare di difendere la madre, diventano di improvviso nemici da allontanare. Per di più non può nemmeno sfogarsi con sua moglie come vorrebbe perché uno di loro è sempre presente e si mette in mezzo per difenderla. Alex racconta che anche per fare una doccia aspetta sempre che ci sia suo fratello in casa, in modo che uno di loro possa tenere d'occhio la situazione. Vivono in un clima di continua paura, convinti che il padre possa da un momento all'altro dare seguito alle minacce verbali. Quello che vuole Giuseppe è poter gestire la vita di sua moglie nel modo che lui ritiene più giusto, senza avere nessuno che gli metta i bastoni tra le ruote. Per prima cosa vorrebbe allontanare il figlio più grande, affidandolo alla carriera militare, mentre Alex dovrà levarsi di torno non appena avrà conseguito la maturità. Alex studia a Pinerolo e con grande profitto. È un ragazzo che si impegna, studiare gli piace e tutti i professori sono contenti di lui. La gelosia di Giuseppe diventa sempre più folle, sempre più schiacciante, e mentre tutta la famiglia è costretta a indossare una maschera per non dimostrare quello che succede a casa, i litigi diventano sempre più violenti. Fuori da lì nessuno deve sapere, anche se in realtà le urla le sentono tutti. Giuseppe durante i pranzi in famiglia, alla presenza dei nonni e di altri parenti, recita la sua parte, quella del padre di famiglia, sereno e rilassato. Nessuno sembra accorgersi che quella è solo una recita. In certe situazioni ci si difende come si può. Per questa ragione Maria e i suoi figli cercano di proporre spesso delle uscite di famiglia in maniera che Giuseppe non possa lasciarsi andare alle sue crisi rabbiose. In pubblico, perlomeno, si trattiene. È anche un modo per cercare di passare qualche ora come una famiglia normale, lontano da quella che non è più una casa ma un ring, e magari fare in modo che lui si renda conto di quanto potrebbe essere bello stare insieme senza urla, minacce e botte.
Purtroppo anche questo stratagemma non porta ai risultati sperati. Quando la porta dell'appartamento si chiude alle loro spalle, in lui scatta qualcosa. È quasi possibile sentire l'aria fermarsi, l'oscurità arrivare, l'elettricità pervadere ogni spazio. Giuseppe urla ai suoi figli, li insulta, minaccia di farli fuori, dice loro che sono dei falliti, che non valgono niente, che devono levarsi di torno. Grida che possono anche chiamare i carabinieri, ma che tanto non arriveranno mai in tempo. Che se lo denunciano, un giorno dalla galera uscirà e saranno solo fatti loro. Maria non ha mai denunciato suo marito, la sua non è una condizione semplice. Teme che una denuncia non sia sufficiente, che una volta saputo lui si vendicherebbe anche sui suoi figli. Non sa come fare per proteggere se stessa e i suoi ragazzi. Ha sentito fin troppe volte di donne che hanno denunciato e che poi sono state assalite senza pietà. Forse Maria vuole solo tenere duro finché i suoi figli non saranno lontani da quella casa. Allora, e solo allora, forse avendo solo se stessa, troverà il coraggio di denunciarlo. Ma adesso la paura che colpisca loro per fare del male a lei è troppo grande. Giuseppe, oltre a tenere in scacco tutta la famiglia, ha delle manie inquietanti. Di per sé non sono certo indice di un carattere violento, ma forse fanno capire che nella sua psiche c'è qualcosa che non va. Chiude il gas ripetutamente, conta quante volte, evidenziando un chiaro disturbo ossessivo-compulsivo. Il 30 aprile 2020, di nuovo il lockdown ha fatto in modo che una situazione già di per sé molto complessa diventasse esplosiva. I ragazzi sono a casa perché le scuole sono chiuse. Giuseppe è a casa. L'unica che può uscire è Maria perché lavora nel supermercato che è rimasto aperto. Come sempre è lui ad accompagnarla sul posto di lavoro e quel giorno vede un collega che si permette di posare una mano sulla spalla di Maria. Un gesto del tutto casuale e innocente in cui nessuno sano di mente leggerebbe qualcosa di perverso, ma per Giuseppe quello è il chiaro segno che sua moglie ha una relazione extraconiugale. Non è la prima volta che l'accusa di avere un amante, anzi è solo l'ennesima volta. Quella sera, quando Maria rientra, la rabbia di Giuseppe arriva a livelli mai visti prima. Il cuore di Alex inizia ad accelerare, il respiro si fa affannoso, la pelle diventa fredda, la sensazione di pericolo arriva ai massimi livelli. Non so se vi siete mai trovati in una situazione di questo genere. La lucidità ti abbandona, i pensieri si fanno confusi, ci sono solo due scelte possibili: attacca o fuggi. Verso le 22:30 Loris fa un ultimo tentativo per scongiurare il peggio e manda un messaggio allo zio paterno per chiedergli di intervenire, specificando che loro stanno rischiando la vita. Non sono solo le parole di Giuseppe a far male, a far paura, ma anche la sprezzante rabbia, l'odio con cui vengono pronunciate. A un certo punto si dirige verso la cucina. Alex è sicuro che stia andando a prendere un coltello, come ha già fatto altre volte, per minacciarli, ma sente che questa volta non sarà come le precedenti. Il livello di rabbia è tale che è sicuro che questa volta non si fermerà. Maria si è chiusa in bagno. Una reazione forse difficile da comprendere dal momento che i suoi due figli stanno affrontando il padre per difendere lei. Immagino che possa essere una scelta condivisa da tutti e tre per le seguenti ragioni. Forse non avendo più davanti la moglie, simbolo di un presunto tradimento, si potrebbe calmare. Oppure la paura che si avventi su di lei è talmente alta che pensano sia meglio che si tenga in disparte. Alex sa con assoluta certezza in quel momento che quel litigio non finirà come gli altri. In cuor suo sente che il padre questa volta non si fermerà alle sole parole. Per questa ragione è lui a prendere un coltello e a colpire ripetutamente suo padre alle spalle. Lo colpisce 34 volte con 6 coltelli diversi. Poi si ferma, le mani tremano, c'è molto sangue, suo padre non si muove più. Alex, per la prima volta da quando sono iniziate le urla quella sera, sente solo silenzio. Un silenzio devastante rotto solo dal suo cuore che batte, dal respiro affannoso. Lo sguardo di suo fratello così come il suo si posano sull'uomo esanime. Poi Alex chiama i carabinieri. Ho ucciso mio padre. Questa verità incontrovertibile gli cala addosso all'improvviso senza dargli scampo.
Alex è confuso, è successo tutto così rapidamente, l'adrenalina lo ha ubriacato, lo ha fatto agire cancellando per un attimo la ragione. Adesso deve rendere conto alla giustizia di ciò che ha fatto. La notizia è sulla bocca di tutti. La storia tragica, cresciuta in un contesto umile, arriva fino alle orecchie di un uomo che prende a cuore la vicenda e cerca di dare sostegno ad Alex. Paolo Fassa, un imprenditore di Treviso, sente parlare di questo fatto e ne rimane colpito. Quel ragazzo non sembra un delinquente scapestrato, tutti sono pronti a dire l'esatto contrario. Amici, parenti, professori, chiunque lo abbia conosciuto sostiene con fermezza che sia un bravo ragazzo, studioso, giudizioso, educato. Il signor Fassa è un uomo che sa come gira il mondo. Con i suoi 80 anni sulle spalle sa perfettamente che a parità di condizioni quello che fa la differenza tra una sentenza di condanna e una di assoluzione sta tutto nell'avvocato che prenderà le tue difese. Così contatta un giudice di Torino e gli chiede il nome del miglior penalista in zona. Fassa sa che è meglio che l'avvocato scelto sia sul territorio ed è per questo che fa questa scelta. Devo essere completamente sincera, questo particolare mi ha commossa più di tutto. Il fatto che un uomo in un'altra regione d'Italia, un uomo che non ha nessun interesse personale nella vicenda, si sia preso a cuore la storia di Alex, che abbia deciso di dare il suo contributo, mi ha stretto il cuore. Vorrei che ci fossero più persone così altruiste al mondo. Gli avvocati Claudio Strate e Giancarla Bissattini sono subito al fianco di questo ragazzo per fare in modo che si comprenda il contesto nel quale questo delitto ha preso forma. In aula la voce di Giuseppe Pompa erompe dalle casse mentre tutti ascoltano in silenzio, con i brividi che percorrono la pelle. La rabbia, l'odio, la prepotenza contraddistinguono ogni spezzone ascoltato. Ti faccio fuori. A te e alla tua generazione di merda. Ti spacco la testa. I carabinieri non arriveranno in tempo. Sono solo alcuni piccoli esempi di ciò che l'uomo urla e sembra di vederlo rosso in volto mentre digrigna i denti, mentre gli occhi si riducono a piccole fessure crudeli. È impossibile non sentirsi immediatamente partecipi al dolore di Alex. Le registrazioni sono tante, si tratta di circa 250 file audio che vanno dal 2018 al 2020. Quando a Loris viene chiesto come mai tante registrazioni, lui risponde che almeno se fosse capitato qualcosa di terribile, tutti avrebbero saputo che il colpevole doveva essere per forza quel padre violento. Quando chiedono ai due ragazzi di ripercorrere la loro infanzia, è chiaro che non c'è un inizio, non lo ricordano. Ciò significa che quel ménage era sempre stato la loro normalità. I ricordi felici non esistono. L'opinione pubblica è sicura che Alex se la caverà. Non è possibile che non si tenga conto del clima di orrore in cui è vissuto. Non è assolutamente accettabile che paghi per aver difeso se stesso e la sua famiglia da quell'uomo crudele. Alex non può chiedere il rito abbreviato perché una legge del 2019 esclude questa possibilità per tutti quei crimini che possono avere come pena massima l'ergastolo. Il 24 novembre 2021 in primo grado Alex viene assolto di fronte alla famiglia di suo padre che si è presentata come parte civile e che ha chiesto un risarcimento di 300.000 euro. Forse se fossero intervenuti, se avessero convinto Giuseppe a farsi aiutare, tutto questo non sarebbe successo. Ma per Alex non è finita. Purtroppo tutto quanto viene riesaminato l'anno successivo e nonostante il parere degli psichiatri abbia messo in evidenza che l'eccesso di difesa poteva rientrare perfettamente in quel disegno di violenza crescente, il giudice questa volta ha ritenuto alcuni dettagli non congruenti con l'ipotesi della difesa. Perché? La difesa deve sempre essere commisurata all'offesa e non deve esserci nessun'altra possibilità, come per esempio la fuga. Come mai Alex, Loris e Maria non sono semplicemente usciti da quell'appartamento? Come mai non hanno chiamato le forze dell'ordine? Come mai Giuseppe è stato colpito alle spalle? Come mai non ci sono oggetti rovesciati o qualsiasi altro elemento che faccia pensare a una lotta? Come mai 34 fendenti? Come mai 6 coltelli diversi? Io penso che per spiegare tutto questo serva solo calarsi nella parte di Alex. 18 anni,
tutti passati a tenere lo sguardo basso, a ingoiare insulti, a vedere il padre inveire contro la madre, ad ascoltare minacce di morte, a prendere sberle. Immagino che nella sua testa in quel momento sia scattato qualcosa che gli ha sussurrato: o lo fai tu oppure lo farà lui. Se non adesso, tra un'ora, tra un giorno, tra un mese. Se non lo fai adesso, lui andrà in cucina, prenderà il coltello e lo userà prima di te. Una voce gli sussurra: basta, adesso, basta. Alex non è lucido, non è in sé. Sa solo che non ne può più e che deve mettere fine a quella minaccia continua. Attacca o fuggi, ma se fuggi lui potrebbe trovarti e allora si tratta di una scelta obbligata. Attacca. Nonostante tutte le prove a favore, Alex nel dicembre 2023 viene condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere. Alex deve inoltre versare 30.000 euro ai familiari di suo padre come risarcimento. Questa è la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, dopo aver dato un colpo di spugna all'ipotesi della legittima difesa e dopo aver addirittura accusato la madre e il fratello di Alex di falsa testimonianza. Le attenuanti evidenziate anche dal pubblico ministero Alessandro Aghemo e di cui si è tenuto conto sono il vizio parziale di mente, lo stato d'ira in cui versava Alex dopo una vita di aggressioni verbali e fisiche. L'aggravante del vincolo di parentela risulta comunque considerato meno importante delle attenuanti, proprio per la figura paterna così lontana dall'equilibrio, dall'affetto, dalla comprensione. Ed è per questa ragione che ad Alex non viene inflitta una condanna ben più elevata. Nel frattempo Alex ha rinnegato la sua linea paterna, cambiando cognome e assumendo quello della madre. Alex Pompa diventa Alex Cotoia. Non basta per liberarsi dal passato, ma è un primo timido passo verso un futuro diverso. Sono tutti sconvolti dalla condanna. Il fratello è sconcertato. Ha salvato la vita a me e a mia madre, dice. Il 5 luglio 2024 la Corte di Cassazione cancella il processo d'appello e la conseguente condanna. Gli avvocati di Alex e il suo benefattore non si sono mai arresi. Alex doveva avere finalmente l'opportunità di vivere. Alex non è un ragazzo violento, lo si capisce da come parla, dal modo in cui si pone. Nei suoi occhi io ci vedo la voglia di lasciarsi tutto quanto alle spalle, ma anche un velo di sofferenza che probabilmente farà parte di lui per sempre. Perché purtroppo certe esperienze ti cambiano per sempre, come se operassero direttamente sul tuo DNA, come se creassero un essere umano diverso. Mi viene in mente un albero a cui si tagliano i rami in malo modo. Quell'albero continuerà a crescere come può, cercando di farsi strada tra gli alberi che sono più alti di lui e che arrivano meglio alla luce del sole. Non sarà mai più l'albero dritto e possente che avrebbe potuto essere, ma forse sarà capace di raggiungere lo stesso il sole sopra la sua chioma. Per fortuna Alex ha una madre che lo ama, un fratello che lo ama, ha degli amici che non gli hanno mai voltato le spalle e che lo hanno accolto nel lungo periodo in cui ci sono stati i processi, e un benefattore che desidera aiutarlo anche in futuro. Dal terzo processo, il 13 gennaio 2025, Alex esce con una soluzione completa. Gli audio riascoltati tornano con prepotenza a invadere l'aula. Non sono deposizioni che possono essere in qualche modo falsate da emozioni o da ricordi. Sono elementi oggettivi di cui non si può non tener conto. Se Alex ha colpito 34 volte è perché doveva assicurarsi di aver reso inoffensivo quell'aggressore che per tanti anni lo aveva terrorizzato. Alex di fronte a quel padre non è un ragazzo di 18 anni consapevole di essere quasi un uomo. Alex mentre colpisce è un bambino di 1 anno, di 4, di 6, sicuro di non poterne uscire vivo se non dopo aver visto il corpo di suo padre immobile. Solo una volta raggiunto quell'obiettivo Alex è riuscito a fermarsi, ha capito ciò che aveva fatto. Dopo questo terzo processo Alex è finalmente libero, finalmente pronto ad affrontare il passato, a pianificare il futuro, a vivere completamente il presente. È pronto a cercare un posto in questo mondo che lo ha messo alla prova per così tanto tempo. Ad attendere con il fiato sospeso tutti coloro che non hanno mai dubitato della sua innocenza, compresa la sua ragazza Sara e la sua cagnolina Zoe.
Lui stesso sa di non aver agito per il meglio, non vuole sentirsi dire che ha fatto bene a fare ciò che ha fatto. Vuole solo dimenticare e cercare di costruire qualcosa di bello. Nei suoi 18 anni non ha potuto fuggire, si è ritrovato costretto a combattere. Adesso il suo unico desiderio è un presente sereno. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi raccontato al meglio questo caso che ai tempi mi aveva colpita moltissimo e che ha trovato la sua fine, a mio avviso giusta, solo qualche settimana fa. Auguro ad Alex, Loris e Maria ogni bene. Spero che la vita di Alex gli riservi gioie e serenità, che possa fare pace con il passato. Non farci avvelenare dal nostro vissuto è l'unica cosa che possiamo fare per prenderci la nostra rivincita. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi. Un gesto per voi del tutto gratuito che però può fare una differenza colossale per il canale. Se volete potete abbonarvi per solo 99 centesimi e condividere i miei contenuti se ritenete che siano validi. Vi aspetto nei commenti. Un abbraccio a tutti. A presto!